Il puntaspilli fai da te. Come ottenere da tanti quadrati un cerchio bello e vaporoso per andare a riporre correttamente i tuoi spilli. Puoi realizzarlo del colore che vuoi, rosa, azzurro, di stoffa stampata o di stoffa in tinta unita. Questo progetto partirà dal cartamodello alla confezione. Pertanto, se hai voglia di cucire con me questo semplice progetto di cucito creativo, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese, Content Creator, e ti accompagnerò insieme a me in questo video tutorial alla scoperta di un progetto di cucito creativo. Se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube, ti invito ad andare a spulciare tutti gli altri miei canali social, dal blog dove puoi trovare tanti tutorial di cucito sartoriale, creativo, strumenti per il cucito, sfogli di rivista, shop e anche corsi online. Trovi poi la mia piattaforma di corsi online per imparare a cucire online meglio ovunque. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo video tutorial dedicato al portaspilli, chiamato anche pin cushion. Andiamo a vedere il cartamodello. Il cartamodello che andremo a realizzare può essere realizzato anche direttamente sulla stoffa. Ci serviranno due tessuti, infatti, uno di un colore e uno di un altro. Io, infatti, ho realizzato la variante con i tessuti scuri o chiari, oppure la variante con un tessuto a stampa più piccola e un tessuto a stampa più ampia. Per realizzare il cartamodello ti consiglio di utilizzare il piano di taglio e riporre la stoffa lungo una linea di riferimento del piano di taglio stesso. Con l'ausilio poi di una penna per tessuti andremo a misurare 20 cm in larghezza e 20 cm in altezza. Il cartamodello infatti è un semplice quadrato di partenza e puoi andare poi a realizzarlo anche più piccolo se vuoi realizzare un portaspilli di misura più contenuta. L'utilizzo della squadra per andare a sostituire la creazione dei cartamodelli in carta è più facile di quello che pensi in certe situazioni. Devo infatti semplicemente spostare la mia squadra con la ventosa e andare a disegnare con la penna idrosolubile per tessuti il mio cartamodello. Una volta che ho disegnato il mio cartamodello, sormonto il tessuto principale a quello secondario e li posiziono accuratamente. Il tessuto e il taglio. Per quanto riguarda il taglio, possiamo andare ad utilizzare il Rotary Cutter. Il Rotary Cutter, infatti, mi permette di effettuare dei tagli molto precisi e molto puliti. Vado a spillare le parti principali del tessuto per fare in modo che la stoffa non si sposti. Torno nuovamente con la squadra e vado a tagliare con il Rotary Cutter avendo sempre sotto un piano di taglio. Trovo molto comodo il piano di taglio e il cutter per andare a tagliare anche più strati di stoffa. Inoltre è meno stressante della sforbiciata e posso ottenere anche un taglio pulito, netto, preciso. Vado adesso a rifinire l'ultimo lato del mio pezzo di tessuto doppiato. Ora che ho il mio progetto pronto e perfettamente tagliato, posso andare a tagliare le parti interne. Mi spiego meglio. Questo progetto, come infatti lo vedi nella sua variante finita, è fatto di 4 quadrati posti davanti e 4 quadrati posti dietro. Vado a prendere esattamente il centro. La metà di 20 è 10. Andrò dunque con la squadra a disegnare o direttamente a tagliare
questa linea da 10 centimetri. Ruoto poi la squadra, e la ventosa è comodissima in questo, e vado a tagliare gli altri 10 centimetri. In men che non si dica, ho tagliato tanti pezzetti di tessuto di ugual misura e posso dunque procedere all'accoppiamento dei tessuti stessi. Mi devo trovare 8 quadrati, 4 di un tessuto, 4 di un altro. Cuciture principali. Entriamo nel vivo di questo tutorial e vediamo come ho posizionato i tessuti. Infatti le coppie sono di tessuti diversi tra loro. Ripiego ogni tessuto per predisporlo alla cucitura baciata, ossia alla cucitura dritto contro dritto, e applico uno spillo per tenere fermo il tessuto. È sufficiente uno spillo perché a tutti gli effetti sono dei quadrati che misurano 10 x 10 cm. Ti ricordo che adesso che andremo a cucire con un semplice punto dritto puoi cambiare le misure del tuo quadrato e farlo più piccolo. Macchina per cucire, piedino magico in questo caso, perché il piedino patchwork 6 mm mi garantisce una cucitura a 1/4 di pollice e dunque mi permette di effettuare non solo una perfetta cucitura a punto dritto, ma anche di lavorare questo progetto molto semplice. Vado ad innestare il piedino con un semplice clic e se ho il doppio trasporto integrato, questo è il momento di attivarlo. Garantisce infatti sempre cuciture fluide, pulite, scorrevoli. Imposto semplicemente il punto dritto della macchina e inizio a cucire una semplice cucitura a punto diritto. Non è necessario effettuare l'aretro poiché si tratta di pezzi di tessuto che manipoleremo molto presto di nuovo. Una volta che sono alla fine del primo quadrato di tessuto, sottopongo già nel piedino il secondo quadrato. Proseguo alla stessa maniera per il terzo e quarto quadrato. La comodità di avere un piedino di questo tipo è quella di non dover disegnare il margine di cucitura. Infatti dovrò semplicemente porre la mia stoffa a margine della fine del piedino stesso. Se sei un'appassionata o un appassionato di patchwork, questo piedino già lo possiedi. Se invece hai sempre fatto solo cucito sartoriale, ti assicuro che questo piedino è geniale anche per cucire la seta. Premo il tastino della forbicina che come per magia mi taglia il filo alla fine della cucitura e mi permette di andare a rifinire con dei tagli di forbice poi le 4 parti del mio progetto. Adesso posso aprire con i polpastrelli delle dita il margine della cucitura oppure posso prendere il ferro da stiro e stirare tutte le cuciture aperte. Questo passaggio è molto semplice ma richiesto obbligatoriamente perché ti garantisce una buona riuscita del progetto. Io lo dico spessissimo in tanti miei video anche dedicati al cucito sartoriale, il ferro da stiro deve essere sempre il tuo miglior alleato. Adesso che sono andata ad aprire tutte le 4 parti di puntaspilli, vado a prendere le coppie e inverto correttamente la posizione del tessuto. Questa è corretta, questa non è corretta, devo infatti invertirla in questo modo. Adesso vado a prendere le 2 parti di stoffa e le unisco dritto contro dritto. Il mio trucco personale qui è quello di spillare in perpendicolare per garantirti sempre la perfetta posizione del lago in quella precisa cucitura. Vado a ripetere la stessa operazione anche nella seconda parte di stoffa. Torniamo alla macchina per cucire e torniamo ad effettuare la stessa tipologia di punto dritto con l'ausilio del piedino 6 mm. La cucitura è veramente molto facile e anche in questo caso non ho bisogno di effettuare la retromarcia all'inizio della mia cucitura.
Presto soltanto attenzione quando rimuovo lo spillo che il tessuto sia correttamente appiattito. Infatti devo cercare di tenere i margini di cucitura ben aperti e soprattutto effettuare cuciture diritte. Prendo, come ho fatto in precedenza, l'altra parte del mio tessuto e senza fare retromarce proseguo nella cucitura per fissare questi lati di tessuto. Verifica sempre che la stoffa sopra e sotto siano in egual posizione. Premi la forbice che ti aiuta a tagliare automaticamente il filo alla fine della tua cucitura e eccoci qui a ripetere l'operazione fatta prima, ossia vado sul rovescio del tessuto, apro i margini con l'ausilio dei polpastrelli oppure apro i margini con l'ausilio del ferro da stiro. Se hai avuto sufficiente precisione, queste punte di incroci tra un quadrato e l'altro saranno davvero perfette. Il trucco, infatti, è semplicemente quello dello spillo messo in perpendicolare, come ti ho fatto vedere prima. Adesso dobbiamo creare il gioco di questi quadrati che non sembrano quadrati. Come si fa? Allora, intanto ti svelo un trucco. Il piano di taglio ti serve anche a centrare correttamente un progetto. Metti la centratura verticale e orizzontale in prossimità di alcune linee del piano di taglio e occupati adesso del secondo pezzo che non va messo come se fosse un quadrato, ma va messo a 45 gradi. Ebbene, come fare a trovare il 45 gradi? Prendo la punta nella stessa linea verticale e orizzontale nella quale avevo messo il quadrato sottostante. In questo modo ho ottenuto una perfetta posizione di angolo a 45, ma posso aiutarmi anche con la squadra. Infatti, la squadra al numero 45 indica infatti l'angolazione del disegno o del taglio o della cucitura che andrai ad effettuare. È una prova del 9 perfetta l'utilizzo della squadra perché mi conferma che ho posizionato correttamente la stoffa. Applico un paio di spilli per tenere fermo il lavoro, ma il grande trucco arriva adesso. Dovremmo infatti prendere ogni punta, e me ne trovo 8, e andare a farla combaciare con il tessuto sottostante. Prendo la prima punta, lascio eccedere di poco il margine di cucitura della punta e mi giro. Prendo la seconda punta, la applico nel tessuto sottostante, posiziono uno spillo e proseguo. Proseguo nuovamente anche in questa applicazione e così via. So già che ti starà venendo un dubbio, ma quanto margine di cucitura lascio al tessuto con la punta? Ebbene, ti basta lasciare pochi millimetri di margine in prossimità della punta, proprio per permetterti di effettuare una cucitura con il piedino a 1/4 di pollice, ma tra poco andremo alla macchina per cucire e vedremo nel dettaglio anche come cucire questi angoli che diventano dei cerchi o quantomeno delle curve. Proseguiamo applicando tutte le punte in cucitura o meglio in spillatura baciata. In questo momento puoi anche togliere gli spilli extra che avevi messo all'inizio perché ti servivano solo per tenere perfetta la centratura del tessuto. Partiamo da qui ma non cuciamo la prima parte, perché? Perché la dovremmo lasciare aperta. Un semplice punto dritto nella macchina per cucire, nuovamente il piedino patchwork 6 mm, ossia il piedino a 1/4 di pollice e iniziamo a cucire su questa parte di lato di puntaspilli, ricordandoci che dovremmo lasciare poi una parte aperta. Eccoci in prossimità di un angolo. Dovremmo leggermente arrotondarlo, tirare poi un pochino la stoffa e portarla sopra e sotto in pari posizione. Ed ecco nuovamente un altro angolo. Vedi dunque che è davvero semplice cucire questo progetto e non servono tanti spilli. Ti basta posizionare però gli spilli nei punti critici del tuo progetto. Quando arrivo verso la fine
devo ricordarmi di lasciare uno spazio sufficientemente ampio per poter rivoltare il mio puntaspilli, perché altrimenti faccio fatica ad inserire successivamente l'imbottitura. Resta sintonizzato o sintonizzata perché anche sull'imbottitura c'è tanto da dire. Grazie a questo piccolo spazio rimasto aperto, posso adesso andare a tagliare qualche punta in eccesso e rivoltare tutto il mio puntaspilli. Con un po' di pazienza, se abbiamo lasciato il forellino sufficientemente ampio, posso ottenere lo stesso risultato del progetto azzurro. Grazie infatti alla piccola apertura, potremmo procedere ad occuparci delle rifiniture finali. Al tempo stesso, l'apertura ci permette anche di entrare con le dita e posizionare correttamente le punte del nostro puntaspilli. Super facile e super bello secondo me, anche perché perde la forma classica del quadrato e ne assume una completamente diversa. Rifiniture. Occupiamoci adesso della rifinitura perché anche nell'ovatta c'è tanto da dire. Io ti consiglio questa ovatta perché è un'ovatta molto morbida, molto soffice, perfetta per le bambole, per i puntaspilli, per gli orsacchiotti, per le decorazioni di cucito creativo e ovviamente la trovi linkata qui sotto in info box, così come l'elenco completo dei materiali e il minutaggio di ogni singolo capitolo. Ti invito infatti a cliccare sulla parolina mostra altro se stai guardando questo video da tablet o computer e ti comparirà la descrizione completa del video. Se stai guardando invece questo video da smartphone, potrai cliccare proprio sul titolo e ti comparirà la descrizione completa, chiamata altresì info box. Man mano procedo con l'imbottitura del mio puntaspilli. Più decidi di riempire il puntaspilli di imbottitura, più questo sembrerà bello vaporoso e sembrerà pieno. Io ho appositamente, per farti vedere anche un po' la differenza, imbottito di più il puntaspilli rosa, ho imbottito un po' di meno il puntaspilli azzurro. In questo punto effettuo il sottopunto a mano. Hai visto come lavorare il sottopunto nel progetto completato. Mi spiego meglio, il sottopunto l'hai visto nel video tutorial correlato che trovi linkato qui sotto e una volta effettuato il sottopunto intervieni con gli aghi da bambola che sono aghi molto più lunghi e con la punta del lago arrotondata. Questi aghi da bambola infatti mi permettono di entrare e uscire da spessori molto più vaporosi del classico ago. Effettuo alcuni giri avanti e indietro senza bottone, proprio per andare a fissare e ridurre verso il centro il volume del mio portaspilli. Adesso vado ad applicare un bottone decorativo e questo diventa il risultato finito. Tessuti freddi, tessuti caldi, adesso sono pronta per andare a posizionare tutti i miei spilli e avere un portaspilli personalizzato in ogni angolo della mia craft room. Infatti questo lo tengo vicino al piano di taglio dove vado a creare i miei progetti da imbastire e spillare, mentre l'altro puntaspilli lo tengo vicino alla macchina per cucire. Abbiamo visto insieme un programma molto semplice e fluido. Abbiamo imparato a realizzare il cartamodello, abbiamo tagliato il progetto, l'abbiamo cucito, l'abbiamo imbottito e l'abbiamo completato. Pertanto spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Se è così, un bel pollice alzato, iscriviti al mio canale YouTube spuntando anche la campanellina per restare sintonizzato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese.